Ascoltami bene, questo momento, proprio ora, è il momento in cui la tua vita può cambiare per sempre, perché stai per scoprire una verità che ti libererà da anni di sofferenza, di vuoto, da quella sensazione di valere poco. Hai mai notato come tutti ti vedano come quello forte, quello che non si lamenta mai, che risolve sempre i problemi degli altri, che c'è sempre quando serve? Ma dimmi una cosa, quando è stata l'ultima volta che qualcuno si è davvero preoccupato di come stai tu? Quando è stata l'ultima volta che hai messo te stesso al primo posto senza sentirti in colpa? Il problema non sei tu. Il problema è che ti hanno insegnato che amare significa annullarsi, che essere bravi significa sacrificarsi sempre. Ma oggi tutto questo finisce. Oggi inizia la tua rinascita, perché quello che stai per scoprire cambierà per sempre il modo in cui vedi te stesso e la tua vita. Perché mettere te stesso al primo posto non è egoismo, è sopravvivenza. È impossibile per un uomo imparare ciò che crede già di sapere. Epitteto. Ti hanno mentito. Per anni ti hanno fatto credere che essere una brava persona significhi mettere tutti gli altri prima di te. Ti hanno detto che il sacrificio è nobile, che dare tutto senza chiedere nulla in cambio è amore. Ma lascia che ti faccia una domanda che ti cambierà la vita. Come puoi amare davvero qualcuno se non sai neanche come amare te stesso? Pensa a questo. Quando viaggi in aereo, cosa ti dicono sempre? In caso di emergenza, metti prima la tua maschera d'ossigeno, poi aiuta gli altri. Perché se tu svieni, non puoi aiutare nessuno. La tua vita funziona esattamente così. Se tu crolli, se ti esaurisci, se ti perdi completamente, chi aiuterai? Nessuno, ma la società ti ha programmato al contrario. Ti ha fatto credere che se non ti sacrifichi costantemente sei egoista. Ti ha convinto che il tuo valore dipende da quanto puoi fare per gli altri. E così hai iniziato a vivere come se fossi un distributore automatico di amore, energia e attenzioni, sempre disponibile, sempre pronto a dare, mai a ricevere. Il risultato? Ti senti vuoto, ti senti usato, ti senti come se nessuno ti vedesse davvero per quello che sei, ma solo per quello che puoi dare. E hai ragione a sentirti così, perché è esattamente quello che sta succedendo. Mettere te stesso al primo posto non significa diventare insensibile o cattivo. Significa riconoscere che anche tu hai bisogni, anche tu meriti amore, anche tu hai diritto alla felicità. Significa smettere di essere l'ultima persona nella tua lista di priorità. Quando finalmente capisci questo, quando finalmente ti dai il permesso di esistere, succede qualcosa di magico. Diventi più forte, più centrato, più capace di amare veramente. Perché l'amore che dai quando stai bene con te stesso è un amore autentico, non disperato. È un amore che nasce dalla pienezza, non dal vuoto. La trappola mortale della dipendenza emotiva. Chi non sa comandare a se stesso obbedirà sempre agli altri. Seneca. Devo dirti una verità che farà male, ma che ti libererà. Sei diventato dipendente dall'approvazione degli altri. E questa dipendenza ti sta uccidendo lentamente. Ci pensi mai a come la tua giornata possa essere rovinata da un commento negativo, a come il tuo umore dipenda da quanto gli altri sembrano apprezzarti, a come ti senti quando qualcuno ti ignora o non risponde ai tuoi messaggi? Ecco cos'è la dipendenza emotiva, vivere in funzione delle reazioni altrui. La dipendenza emotiva nasce dalla paura. Paura di essere abbandonati, paura di avere poco valore, paura di rimanere soli, e così inizi a modellare la tua personalità su quello che pensi gli altri vogliano vedere. Diventi un attore nella tua stessa vita, interpretando il ruolo di quello che dice sempre sì, di quello che non delude mai, di quello che non ha mai problemi. Ma ascoltami bene, le persone che ti amano davvero non hanno bisogno che tu sia perfetto, non hanno bisogno che tu ti annulli per loro. Anzi, se qualcuno ha bisogno che tu sia sempre disponibile, sempre d'accordo, sempre disposto a sacrificarti, quella persona non ti ama, ti usa. L'amore vero non ha bisogno di prove continue, non ha bisogno che tu ti distrugga per dimostrare quanto tieni a loro. L'amore vero ti vuole felice, ti vuole integro, ti vuole libero di essere te stesso. La dipendenza emotiva ti trasforma in una versione annacquata di te stesso.
ti fa perdere la tua autenticità, la tua spontaneità, la tua capacità di dire quello che pensi davvero. E alla fine, ironicamente, le persone si allontanano perché non sanno più chi sei veramente. È ora di spezzare questa catena. È ora di smettere di mendicare attenzioni e iniziare a riconoscere il tuo valore. Perché quando smetti di cercare approvazione, quando smetti di aver paura del giudizio altrui, torni ad essere la persona potente che sei sempre stato dentro. Come i confini trasformano il caos in serenità. Nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Marco Aurelio. I confini non sono muri, non sono cattiveria. I confini sono la differenza tra una vita di pace e una vita di caos costante. Ma nessuno ti ha mai insegnato davvero cosa sono e perché sono così fondamentali per la tua sanità mentale. Un confine è semplicemente dire: fino a qui posso arrivare, oltre no. È dire: questo comportamento nei miei confronti non è accettabile. È dire: il mio tempo, la mia energia, i miei sentimenti hanno valore e non permetterò a nessuno di calpestarli. Ma tu cosa fai invece? Lasci che le persone ti chiamino a qualsiasi ora del giorno e della notte. Lasci che ti scarichino addosso tutti i loro problemi senza mai chiederti come stai. Lasci che ti trattino come se fossi sempre disponibile, sempre comprensivo, sempre disposto a passar sopra ai loro sgarbi. E poi ti chiedi perché ti senti sempre stressato, sempre sopraffatto, sempre arrabbiato. È perché stai vivendo senza confini. E vivere senza confini è come vivere con le porte di casa sempre spalancate. Entra chiunque, porta quello che vuole, prende quello che gli serve e se ne va quando ha finito. Stabilire confini significa dire: rispetto me stesso abbastanza da non permettere che mi trattino male. Significa dire no senza dover giustificare la tua decisione per ore. Significa non essere sempre reperibile, non essere sempre d'accordo, non essere sempre disposto a sacrificare i tuoi piani per gli altri. E sì, alcune persone non la prenderanno bene, alcune si arrabbieranno, alcune ti accuseranno di essere cambiato, alcune cercheranno di farti sentire in colpa. Ma ascolta questo: chiunque si arrabbi perché hai messo dei confini sani era proprio la persona che ne aveva più bisogno. I confini non allontanano le persone giuste, i confini allontanano le persone sbagliate. Filtrano chi ti vuole bene davvero da chi ti vede solo come una risorsa da sfruttare. Quando inizi a stabilire confini chiari, la tua vita cambia radicalmente. Ti senti più rispettato, più centrato, più in pace. Smetti di sentirti vittima delle circostanze e inizi a sentirti padrone della tua vita. Liberarsi dal peso della colpa e degli errori passati. Ogni nuovo inizio deriva da qualche altro inizio che si è concluso. Marco Aurelio. La colpa è un ladro. Ti ruba il presente tenendoti incatenato al passato. Ti ruba la gioia convincendoti che non la meriti. Ti ruba la pace sussurrandoti che dovresti soffrire per sempre per gli errori che hai fatto. Ma dimmi una cosa: a cosa serve la colpa? Ti ha mai fatto tornare indietro nel tempo? Ti ha mai cancellato quello che è successo? Ti ha mai reso una persona migliore o ti ha solo reso una persona più infelice? La colpa è un'emozione che dovrebbe durare il tempo necessario per imparare la lezione, poi dovrebbe andarsene. Invece tu la tieni come un animale domestico. La nutri ogni giorno con i tuoi pensieri, la coccoli con le tue ruminazioni, la fai crescere fino a quando non diventa così grande da occupare tutta la tua vita. Ascoltami bene. Tu non sei gli errori che hai commesso, tu non sei i momenti in cui hai fallito, tu non sei le volte in cui non sei stato all'altezza delle aspettative. Tu sei una persona in crescita, in evoluzione, in continuo cambiamento. E questo è bellissimo, non terribile. Gli errori fanno parte della vita, fanno parte dell'essere umani. Se non avessi mai sbagliato, significherebbe che non hai mai vissuto davvero, che non hai mai preso rischi, che non hai mai provato niente di nuovo. Ma c'è una differenza enorme tra riconoscere i tuoi errori e torturarti per loro. C'è una differenza tra imparare dal passato e rimanere prigioniero del passato. C'è una differenza tra prendersi le proprie responsabilità e autodistruggersi. Il perdono verso te stesso non è debolezza,
È forza, è il coraggio di dire «Ho sbagliato, ho imparato, ora vado avanti». È la saggezza di capire che punire te stesso non aiuta nessuno, tantomeno te. Ogni giorno che passi sentendoti in colpa è un giorno in meno che hai per creare qualcosa di bello nella tua vita. Ogni momento che sprechi autocommiserandoti è un momento che non dedichi a diventare la persona che vuoi essere. Il passato è già scritto, non puoi cambiarlo. Ma il futuro lo stai scrivendo adesso, in questo momento, con ogni scelta che fai. E puoi scegliere di portarti dietro il peso del passato, oppure puoi scegliere di lasciarlo andare e camminare più leggero verso quello che ti aspetta. L'arte di prendersi cura di sé senza sentirsi in colpa. Devi essere tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Marco Aurelio. Prendersi cura di sé non è egoismo, è manutenzione. È quello che fai quando riconosci che sei l'unica persona che sarà sempre con te per tutta la vita e quindi meriti di essere trattato bene. Ma tu cosa fai invece? Ti trascuri, mangi male perché non hai tempo di cucinare qualcosa di sano, non fai sport perché sei troppo occupato con gli impegni degli altri, non dormi abbastanza perché stai sempre pensando ai problemi di tutti, non ti compri mai niente di bello perché ci sono cose più importanti. E poi ti chiedi perché ti senti sempre stanco, sempre stressato, sempre di cattivo umore. È perché stai trattando te stesso come se fossi l'ultima priorità della tua vita. Prendersi cura di sé significa dire «io merito di stare bene». Significa riconoscere che il tuo benessere fisico, mentale ed emotivo non è un lusso, è una necessità. Significa smettere di sentirti in colpa ogni volta che fai qualcosa per te stesso. Non sto parlando solo di spa e massaggi, sto parlando di cose semplici ma fondamentali. Dormire abbastanza, mangiare cibo che nutre il tuo corpo, fare movimento, passare tempo in natura, leggere un libro, ascoltare musica che ti piace, stare in silenzio quando ne hai bisogno. Sto parlando di dire no agli impegni che ti stressano, di non rispondere al telefono quando non ne hai voglia, di prenderti una pausa quando sei stanco, di andare a letto presto se ne hai bisogno, di non giustificarti per aver bisogno di tempo per te stesso. Quando inizi davvero a prenderti cura di te, succede qualcosa di incredibile. Hai più energia per gli altri, hai più pazienza, più amore da dare, più presenza mentale, perché stai dando da un posto di abbondanza, non da un posto di vuoto. Le persone che si arrabbiano quando ti prendi cura di te stesso sono persone che erano abituate a sfruttarti. E va bene così. Lascia che si arrabbino. La loro rabbia non è il tuo problema. Il tuo problema è assicurarti di stare bene, perché se non stai bene tu, non puoi aiutare nessuno in modo autentico. Prendersi cura di sé è un atto rivoluzionario in un mondo che ti vuole sempre disponibile, sempre produttivo, sempre al servizio di qualcun altro. È il modo di dire «io valgo, io merito rispetto, io merito amore», a partire da me stesso. Circondati solo di chi ti fa crescere, non di chi ti fa rimpicciolire. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Epitteto. Le persone con cui passi il tempo determinano la qualità della tua vita. Non è un'opinione, è un fatto. Se stai sempre con persone negative, diventi negativo. Se stai sempre con persone che si lamentano, impari a lamentarti. Se stai sempre con persone che non credono in te, finisci per non credere in te stesso. Guarda le 5 persone con cui passi più tempo, guarda i loro atteggiamenti, i loro sogni, il modo in cui parlano di se stessi e degli altri, perché, che tu lo voglia o no, stai diventando la media di quelle persone. È una legge di natura. Assorbiamo l'energia di chi ci circonda. Ecco perché è così importante scegliere con cura chi lasciamo entrare nel nostro spazio personale. Non tutti meritano accesso alla tua energia, alla tua pace mentale, al tuo tempo prezioso. Ma tu cosa fai? Tieni intorno persone che ti drenano, persone che chiamano solo quando hanno problemi, persone che non celebrano mai i tuoi successi, ma sono sempre pronte a farti notare i tuoi fallimenti. Persone che ti fanno sentire piccolo, inadeguato, di poco valore. E poi ti chiedi perché non riesci a crescere, perché ti senti sempre bloccato.
perché non hai fiducia in te stesso, è perché stai respirando aria tossica ogni giorno. Le persone giuste per te sono quelle che ti vedono al tuo meglio, anche quando tu non ci riesci. Sono quelle che ti spingono a migliorare, non quelle che ti tengono al loro livello per sentirsi meglio con se stesse. Sono quelle che celebrano i tuoi successi come se fossero i loro, non quelle che li minimizzano per invidia. Le persone giuste ti fanno sentire più te stesso, non meno. Ti danno energia, non te la tolgono. Ti ispirano a sognare più grande, non ti convincono che i tuoi sogni sono irrealistici. E sì, significa che dovrai lasciare andare alcune persone. Significa che dovrai dire addio a relazioni che magari durano da anni, ma che non ti fanno più bene. È doloroso, ma è necessario. Non puoi crescere se sei circondato da persone che hanno paura della tua crescita. Non puoi volare se sei legato a persone che preferiscono strisciare. Non puoi diventare la versione migliore di te stesso se le persone intorno a te ti mantengono piccolo. Scegli persone che ti sfidano a diventare migliore. Scegli persone che credono nei tuoi sogni anche quando sembrano impossibili. Scegli persone che ti amano per quello che sei, ma ti supportano nel diventare quello che vuoi essere. La vita è troppo breve per sprecarla con persone che non ti apprezzano, non ti rispettano, non ti fanno crescere. Meriti di essere circondato da persone che ti elevano, non da persone che ti abbattono. La tua pace vale più di 1000 approvazioni. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio. Hai mai fatto i conti di quanta energia sprechi cercando di piacere a tutti? Hai mai calcolato quanto tempo perdi preoccupandoti di quello che pensano gli altri di te? Hai mai realizzato quante volte hai tradito te stesso pur di evitare un conflitto o una disapprovazione? La verità è questa: non puoi piacere a tutti. È matematicamente impossibile. Ci sarà sempre qualcuno che non approva le tue scelte, che critica le tue decisioni, che ha qualcosa da ridire su come vivi la tua vita. E allora perché continui a torturarti cercando di ottenere l'impossibile? L'approvazione degli altri crea dipendenza. Più ne cerchi, più ne hai bisogno. Inizia con piccole dosi, un complimento qua, un bravo là, ma poi ti serve sempre di più per sentirti bene con te stesso. Finisci per fare scelte non perché sono giuste per te, ma perché pensi che ti faranno apparire migliore agli occhi degli altri. Ma ecco la cosa più triste. Le persone di cui cerchi disperatamente l'approvazione spesso sono le stesse che non rispettano chi si piega troppo facilmente. Rispettano chi ha una spina dorsale, chi sa dire no, chi non ha paura di essere disapprovato. La pace mentale, invece, è una risorsa finita e preziosa. Ogni volta che sacrifichi la tua serenità per l'approvazione di qualcun altro, stai facendo un pessimo affare. Stai scambiando qualcosa di permanente e profondo per qualcosa di temporaneo e superficiale. Quando smetti di vivere per l'approvazione altrui, quando smetti di aver paura del giudizio degli altri, succede qualcosa di magico. Diventi libero, libero di essere autentico, libero di fare scelte che hanno senso per te, libero di dire quello che pensi davvero. E paradossalmente, quando smetti di cercare approvazione, spesso la ottieni. Perché le persone sono attratte da chi è sicuro di sé, da chi sa quello che vuole, da chi non ha bisogno della loro validazione per sentirsi bene. La tua pace mentale non è negoziabile, è la base su cui si costruisce una vita felice. Senza pace, tutto il resto, il successo, le relazioni, i soldi, perde significato. Con la pace, anche le cose più semplici diventano fonte di gioia. Ogni volta che stai per prendere una decisione, chiediti: questa scelta mi porta pace o mi porta stress? Se la risposta è stress e lo fai solo per piacere a qualcun altro, ripensaci. La tua pace vale più di qualsiasi approvazione temporanea. Oggi inizia la tua trasformazione. Tu hai il potere sopra la tua mente, non gli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Marco Aurelio. Questo è il momento. Non domani, non la settimana prossima, non quando avrai sistemato tutto il resto. Questo momento, proprio ora, è quando la tua vita cambia direzione. Perché la trasformazione non è un evento che succede, è una scelta che fai ogni giorno.
Per troppo tempo hai aspettato il momento perfetto. Hai aspettato di essere più forte, più sicuro, più pronto. Ma ecco la verità, non diventi forte aspettando. Diventi forte facendo cose che richiedono forza. Non diventi coraggioso aspettando. Diventi coraggioso compiendo atti di coraggio. La trasformazione inizia con una decisione semplice ma potente. Basta. Non accetto più di vivere così. È la decisione di smettere di essere spettatore della tua vita e iniziare ad esserne il protagonista. È la decisione di smettere di reagire a quello che ti succede e iniziare a creare quello che vuoi che ti succeda. Non sarà facile. Ci saranno giorni in cui vorrai tornare alle vecchie abitudini, giorni in cui la voce della paura sarà più forte della voce del coraggio. Ci saranno persone che non capiranno il tuo cambiamento, che cercheranno di riportarti alla versione di te che conoscevano. Ma ricordati questo: ogni volta che scegli te stesso, ogni volta che metti i tuoi bisogni al primo posto, ogni volta che dici no a quello che non ti serve, stai scrivendo una nuova pagina della tua storia. Stai diventando la persona che hai sempre saputo di poter essere. La trasformazione non significa diventare qualcuno di completamente diverso. Significa diventare più te stesso. Significa togliere tutti gli strati di falsa gentilezza, di compromessi inutili, di paure che ti hanno fatto diventare una versione ridotta di chi sei veramente. Significa smettere di scusarti per occupare spazio in questo mondo. Significa smettere di rimpicciolirti per far sentire gli altri più grandi. Significa iniziare a camminare con la schiena dritta, sapendo che meriti tutto l'amore, il rispetto e la felicità che la vita ha da offrire. Il cambiamento che stai per intraprendere non riguarda solo te, riguarda anche tutte le persone che incontrerai, che ispirerai con il tuo esempio. Riguarda i tuoi figli, i tuoi amici, chiunque ti guardi e pensi: se ce l'ha fatta lui, posso farcela anch'io. Quando finalmente scegli te stesso, quando finalmente ti dai il permesso di essere felice, non stai solo cambiando la tua vita, stai dando al mondo il regalo della tua autenticità, della tua gioia, della tua versione più vera e potente. Questa è la tua chiamata. Questo è il tuo momento. Non aspettare oltre. La vita che hai sempre sognato ti sta aspettando dall'altra parte della paura. E tu hai tutto quello che serve per arrivarci. Inizia oggi. Inizia adesso. La tua trasformazione comincia con il prossimo respiro che prenderai come persona che sa di valere, che sa di meritare, esattamente così come sei. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.